quest'uomo ha appena scoperto il terribile segreto della sua ragazza. 11 maggio 2022, la polizia entra in questa casa e fa una scoperta agghiacciante. Do I stop? I don't know what happened. I just walked in on her. Dentro c'è il corpo senza vita di Moriah Wilson, trovato poco prima dalla sua amica. Qualcuno ha appena ucciso Moriah con 3 colpi di pistola. La polizia interroga subito l'amica di Moriah, che fornisce un indizio fondamentale. Quel pomeriggio Moriah era uscita con il suo amico Colin Strickland. Poi gli investigatori analizzano le telecamere del quartiere e notano un dettaglio molto inquietante. I filmati mostrano una jeep nera che si avvicina alla casa di Moriah intorno alle 21 di sera, proprio quando la telecamera di un vicino cattura questo suono terrificante. Subito dopo gli spari l'assassino fugge, ma quando gli agenti si presentano a casa di Colin trovano nel suo vialetto quella stessa jeep nera che ha un portabici identico a quello ripreso dalle telecamere. Do you know Anna? Apparently last night she passed away. Roger. Yeah. Right now it's an open investigation. It's being investigated as a homicide. Il suo linguaggio del corpo appare molto strano e cerca di evitare lo sguardo del detective. Per gli investigatori, Colin diventa subito il sospettato numero 1 e quando lo interrogano fornisce delle informazioni cruciali. Racconta che il giorno dell'assassinio la sua fidanzata Caitlin gli aveva detto che alle 7 di sera sarebbe andata dall'estetista e dice di aver lasciato Moriah a casa alle 20:36, di essere rientrato a casa sua verso le 20:43 e di aver visto Caitlin arrivare alle 21:21. Poi emergono altri dettagli importanti. Lui e Caitlin sono stati insieme per 2 anni, ma a ottobre si sono lasciati. Durante quella pausa, Colin ha iniziato a frequentare Moriah mentre Caitlin viveva ancora con lui e un mese dopo Colin e Caitlin sono tornati insieme, ma lui e Moriah hanno continuato a sentirsi ed è proprio qui che gli investigatori capiscono che qualcosa non torna. Perciò raccolgono i dati dei cellulari e ricostruendo gli spostamenti di Moriah, Colin e Caitlin nella serata dell'11 maggio capiscono finalmente la verità. Alle 7 Colin e Moriah sono in questo locale. Quando se ne vanno però non si rendono conto che Caitlin li sta seguendo in macchina. Poco dopo che Colin si allontana in moto da casa di Moriah, la telecamera del vicino registra gli spari, ma l'analisi del suo cellulare dimostra che in quel momento lui è già lontano da quella zona. Dentro quella casa infatti entra Caitlin con l'intenzione di uccidere Moriah. A quel punto cercano di arrestarla, ma lei scappa subito in Costa Rica, dove prova a rifarsi una vita come insegnante di yoga e si sottopone a diversi interventi chirurgici per cambiare il suo aspetto, ma i poliziotti riescono comunque a trovarla. Quando la riportano negli Stati Uniti tenta di fuggire di nuovo durante una visita medica, ma viene subito catturata. Alla fine, il 16 novembre 2023, Caitlin viene condannata a 90 anni di carcere per l'omicidio di Moriah.